Hello Vivians! Molti di voi mi hanno chiesto un video sulla regina Elisabetta II, quindi ho deciso di pubblicare una serie di piccoli video con le curiosità più interessanti sulla sua indimenticabile persona. In questo video vedremo cosa si nascondeva dietro ai colori dei suoi abiti e ad alcuni insospettabili gesti. Iniziamo con i look sgargianti. Elisabetta si distingueva fra tutti nel vero senso della parola. Non potevi confonderla tra la folla con quei suoi outfit sgargianti e coloratissimi. Sembra che sotto questa scelta, oltre a una personale passione per il colore, ci siano due ragioni fondamentali. Primo, riteneva che fosse suo dovere essere riconoscibile nella folla, per rispetto alla gente che aspettava ore per vederla. Molte persone rimanevano inevitabilmente lontane decine di metri e scorgere almeno la punta del suo cappello era un motivo d'orgoglio per i suoi sudditi. Guarda, sta passando la regina! Riesco a vedere il suo cappello muoversi! La seconda ragione invece era legata a una questione di sicurezza. Vestita con outfit dai colori accesi era facilmente riconoscibile e quindi più facile da proteggere. Il significato dei colori. Sua Maestà non sceglieva i colori dei suoi abiti a caso, ma il suo ruolo e il suo carattere imperturbabile non le permettevano di esprimere sempre i propri sentimenti e quindi lasciava che fossero gli abiti a parlare per lei. Ciascun colore trasmetteva un messaggio, nella maggior parte dei casi legato all'umore della sovrana. Ad esempio, dei colori accesi e vivaci significavano che era serena, invece i colori scuri, come il marrone, significavano guai. Non a caso, quando Meghan e Harry annunciarono il loro allontanamento dalla vita di corte, Elisabetta andò a messa con un abito marrone. Era decisamente di malumore. I look della regina sono passati alla storia. In un contesto in cui la serietà sembrava imporre di vestire quasi solo di grigio e nero, lei seppe distinguersi. Messaggi in codice. Vi ricordate quando in pazza epoca vittoriana vi ho mostrato i diversi linguaggi non verbali che utilizzavano le dame del tempo per comunicare i propri sentimenti? Come il linguaggio dei guanti o quello del ventaglio. Un modo per le signorine altolocate per esprimersi ma senza esporsi troppo. Sembra che la regina usasse un linguaggio simile per mandare messaggi al proprio staff. Ad esempio, quando voleva liberarsi da un interlocutore, passava la borsetta sul braccio destro. In questo modo qualcuno del suo staff sarebbe accorso a interromperla e lei avrebbe potuto svignarsela, ma senza offendere il suo interlocutore. Quando invece teneva la borsetta sul braccio sinistro e i guanti nella mano destra, significava che la conversazione era particolarmente interessante e non voleva essere disturbata. Se invece durante un pranzo la regina spostava la borsa da sotto il tavolo, dal gancio a cui era attaccata a sopra il tavolo, significava che era pronta ad andare nei successivi 5 minuti. Se durante una conversazione spostava la borsa sul pavimento, significava che i discorsi non la stavano divertendo. E se rigirava freneticamente la fede nuziale al dito, significava che voleva interrompere la conversazione il più presto possibile. Nel prossimo video scopriremo altre curiosità sulla regina Elisabetta II. Intanto, se vi è piaciuto questo, mettete un mi piace, iscrivetevi e attivate le notifiche, che sono molto importanti. Venite a trovarmi su TikTok, Facebook, Instagram, sono sempre Vivi Everyday. Alla prossima, ciao!